ragazze mie e ragazzi miei e bentornati sul mio canale. Allora, bentornati alle più grandi previsioni energetiche sin dalla notte dei tempi, il nostro lui, lei e già gli facciamo un applauso perché voglio dire stiamo sognando proprio, bellissimo, meraviglioso. Allora, ragazze mie e ragazzi, grazie, 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 eternamente grazie per tutto quello che sto sentendo, che mi state scrivendo, che state evolvendo, che ce la state facendo, che ce l'avete fatta, ma ce l'avete sempre fatta! Ecco, grazie, grazie, grazie. Il podcast sull'abbondanza proibita sta riscuotendo un successone enorme. Sono felicissima di questa cosa. Le emozioni che mi vengono quando fate il rituale a te, rispetto a quando date tutto alla grande madre, all'anima, no? La commozione che mi arriva, quella è la verità. Quella è la verità, ecco perché state facendo entrare proprio l'abbondanza in tutti gli aspetti della vostra vita. Sono estremamente, estremamente, ferocemente contenta. Ecco. Allora, partiamo subito. Andiamo a vedere energia maschile, energia femminile in questa settimana. Sono energie che coesistono all'interno di noi, no? Ma durante la lettura poi sentirai, va bene? Tanto ti dico io più una parte più dall'altra, se ti riscontri più una parte dall'altra, sono archetipi interni, d'accordo? Gli archetipi cosa sono? Delle forze che si attivano. Sono forze che si attivano, sono dei in senso mitologico, gli dei, sono gli dei gli archetipi, in senso psicologico moderno archetipi, sono la stessa cosa, sono forze. Allora, ragazzi miei ragazzi, partiamo subito, vediamo in questa settimana bollente in tutti i sensi, in senso letterale, qua da me ci sono 47 gradi, c'è proprio, ci siamo disciogliendo. Comunque alleatevi allo spirito del fuoco, va bene? Dicono che porterà, si abbassano notevolmente le temperature la prossima settimana, però quando succedono queste cose a me proprio funziona tantissimo. Io mi alleo allo spirito del fuoco, allo spirito del calore, ho fede in te, ho fede in te, e con questa piccola pratica io vado a fare la spesa quando non ho più viveri proprio, perché anch'io non sono più viva perché apro il frigorifero. Una lacrima sul viso. Ecco, c'è una lacrima sul viso del mio frigorifero. Ecco, quindi mi alleo allo spirito per poter uscire indenne dal settimo girone dell'inferno, e anche qua ce l'abbiamo fatta. Kali Yuga, più caldo di così, Kali caldo, vabbè. Allora, partiamo dal nostro maschione in questa settimana. Poi, se lo reputo opportuno, alla fine faremo tutti i segni zodiacali. Vediamo un po' come mi ispira, ok? Allora, vediamo. Lo chiamiamo come ogni volta il viandante che cerca la bellezza. Allora, il viandante che cerca la bellezza è la nostra custode del mistero. Vediamo un po' qual è l'energia dominante, il desiderio del maschile, l'energia attuale in questa settimana. Energia attuale, il desiderio del maschile, energia attuale. Poi mettiamo il labirinto della mente, cosa c'è nei suoi pensieri. Poi mettiamo cosa ha nel suo cuore, la fiamma segreta, le emozioni, il cuore. Poi mettiamo l'iniziazione del fuoco, mo ci vuole appunto la sfida karmica. Poi mettiamo l'offerta, cioè le intenzioni. Poi mettiamo le sue azioni, il passo nel mondo. Poi mettiamo l'energia finale, il destino in movimento. Ok, andiamo da questa parte e ci mettiamo il percorso del femminile, la chiamiamo la custode del mistero. Il richiamo dell'anima, cioè l'energia attuale del femminile, energia attuale del femminile. I suoi pensieri, il vento dei suoi pensieri. Il vento dei suoi pensieri.
il mare interiore, le sue emozioni, il suo cuore. Poi mettiamo la ferita e la guarigione, cioè la sfida karmica in questa settimana. Poi quali sono le sue intenzioni, cioè la direzione del cuore. Poi le sue azioni, cioè il gesto sacro. E poi l'alchimia finale, l'energia finale. Poi ci mettiamo una carta da questa parte, come il femminile si muove, risponde, riflette il maschile, la mettiamo qua, e da quest'altra parte mettiamo come il maschile guarda, sente, accoglie l'energia femminile. Ok, la mettiamo di qua. Allora, spostiamo queste altre qua. Ok, si vede? Sì. Allora, facciamo un bel respirone profondo e partiamo. Cosa accadrà alle due energie in questa settimana? Allora, andiamo a vedere prima di tutto l'energia attuale del maschile. In bilico sta. Abbiamo due denari. Il maschile in bilico è come se stesse facendo una danza tra due realtà. Una danza tra due realtà. O può essere una persona molto impegnata sul profilo lavorativo, forse ci sono due scelte, due strade, due ritmi. È come se vuole tutto ma teme di perdere tutto, no? Cerca equilibrio, però l'equilibrio qua può essere precario. È come se dovesse gestire tutto con grazia. Comunque continuiamo. Cosa ha nella sua mente? I suoi pensieri. Trattiene un po', c'è il 4 di denari qua, trattiene. Cioè è ancorato alla sicurezza, anche al passato, anche alla paura di perdere ciò che ha conquistato, mi verrebbe da dire. Può avere dei pensieri un po' rigidi in questa settimana, un po' di possesso, di controllo, perché qua è come se la sua mente ha costruito delle cose e ha paura a lasciarle andare, cioè ha paura ad aprirsi, no? Cioè come se avesse costruito più le mura che dei ponti che uniscono, no? Sta un po' trattenendo. Vediamo qual è la fiamma segreta, le sue emozioni. C'è una regina di bastoni potentissima qua. Una sciamana c'è. Nel suo cuore qua c'è una donna che arde, una donna fiamma, c'è un'energia forte, seducente, viva. Può essere sia un amore che lo ispira, o anche l'immagine interiore di una donna che lo fa ardere. Un esempio, un idolo anche. Cioè qua c'è desiderio di autenticità, di passione, ma anche timore di non essere all'altezza di lei. Ok? Timore di non essere all'altezza di lei. Ok, andiamo a vedere qual è la sfida karmica. Qual è la sfida in questa settimana? Illusioni, 7 di coppe. Allora, il fuoco del maschile è come se bruciasse in una nebbia di sogni, di idealizzazioni, di confusione, è come se dovesse discernere ciò che è vero da ciò che è proiettato. Va bene? Ciò che è vero e ciò che è proiettato. Per alcuni maschili è possibile che sognano ciò che non osano incarnare, hanno paura a incarnare qualcosa. Sognano ciò che non osano incarnare. Scusate, c'è una formichina qua, per mo' con il coso bianco si vede più. Vai amore, torna a casa tua delle amichette tue, vai, messa giù. Ok, vediamo, continuiamo intanto. Allora, quali sono le intenzioni verso il femminile, l'offerta, no? C'è un mago qua, vuole manifestare, cioè vuole creare qualcosa di nuovo, vuole partire da sé, il mago, no? Vuole affermarsi. Allora, il suo intento è potente, è creativo, però è anche astuto.
Cioè potrebbe voler sedurre con intelligenza oppure manipolare per ottenere ciò che vuole. Dipende dalla sua coscienza, dipende sempre dalla coscienza, no? Del maschile, manipolazioni, eccetera. Dipende da che livello di coscienza operano. Vuole manifestare qualcosa o sedurre, dipende dal livello di coscienza che hanno, no? Vediamo le azioni che faranno. Eccoli qui, li fanno, paggio di coppe abbiamo qua. Il maschile fa un piccolo gesto, dolce, sincero, può essere una parola, può essere un messaggio, un'offerta emotiva, seppur timida. Cioè qua il maschile si apre con delicatezza. Vedo qua un maschile vulnerabile, però che è mosso da un sentimento autentico. Quindi possono avere, perché li vedo un po' contratti qua, no? Hanno questa donna, questo ideale, questo desiderio di autenticità, è come se non osassero incarnare quella cosa, però nelle azioni c'è qualcosa, è mosso da un sentimento autentico, seppure un piccolo gesto, ok? Sì. Ok, vediamo qual è l'energia finale del maschile. E qua abbiamo un 6 denari, come se il destino lo chiama a dare e ricevere in equilibrio, mi verrebbe da dire. C'è un atto di generosità, forse riceverà aiuto o forse offrirà sostegno. Cioè questa è una chiusura in settimana che parla di scambio, del giusto scambio, dell'armonia e della reciprocità, ma solo se lascia andare il bisogno di controllare. Questo è il potenziale, mi spiego, il potenziale per il maschile. Se lascia andare il bisogno di controllare ci sarà questa bellissima reciprocità. Sì. Ok, andiamo a vedere adesso da questa parte la custode del mistero, il femminile divino in cammino in questa settimana, no? Come sarà? Andiamo a vedere l'energia attuale. Paggio di bastoni. Beh, vedo qua il femminile in esplorazione, appassionata. Vedo femminili curiosi, vivaci, pronti a muovere un primo passo verso una nuova ispirazione. Vedo dei femminili che hanno voglia di esprimersi, di mettersi in gioco, anche se ancora non sanno dove porterà la strada, però vedo questo essere animate, no? Di novità, bello, ok, cosa ha nei suoi pensieri? Vuole essere riconosciuta, 6 di bastoni, vuole vincere, vuole essere riconosciuta, sta pensando al successo, sta pensando alla conquista, sta pensando al mostrarsi nel proprio splendore. C'è desiderio qua di riscatto, anche di essere scelta, o notata oppure amata pubblicamente. Va bene? Cioè vogliono questo, sono animate da un grande fuoco. Ecco perché questo c'ha la regia dei bastoni qua da questa parte. Sì. Vediamo cos'altro. Vediamo cos'altro. Cosa hanno nel cuore? 7 di bastoni. Nel cuore si difende però. Cioè è come se mi dicessero qua che il cuore, dentro il cuore si difende, è in lotta, no? Forse si sente messa alla prova, forse ha paura di essere invasa o delusa. Cioè qua nel cuore c'è una tensione tra l'aprirsi e il proteggersi. È come se fosse un po' un campo di battaglia l'amore in questa settimana, ma l'amore è lotta. Lotta contro cosa? Perché la vita è lotta, no? La guerra è sacra, come vi ho spiegato nel video Magia Pratica 13, se non sbaglio, non mi ricordo, però la guerra è sacra, questo è il titolo, perché l'amore è lotta, la vita è lotta, ma contro cosa? Contro chi? Contro le nostre stesse resistenze al darci. Ok? Quindi vedo questa lotta nel cercare di darsi alle proprie emozioni, anziché rifugirle, o anziché combatterle all'esterno con un nemico esterno che non esiste, no? Ok, andiamo a vedere qual è la sfida karmica. Sfida karmica per il femminile in questa settimana: l'imperatore, il rapporto con l'autorità. Il rapporto con l'autorità. La grande sfida del femminile, ribadisco, è il rapporto con l'autorità, forse con il padre, oppure con il controllo, con il bisogno di strutturarsi e definire i propri confini. È come se forse deve affrontare un maschile dominante esterno,
oppure dentro di sé. Cioè la sfida è proprio, ti ho detto qua che il cuore, la vita è lotta, l'amore è lotta, no? La sfida è darsi, non avere il controllo sulle emozioni. E questo è l'imperatore a sfida, non avere il controllo sulle emozioni. E questo può rivelarsi nella realtà fattiva, fenomenica, sotto forma di un'autorità con la quale ci si confronta, può essere un padre, può essere un capo, può essere una figura esterna maschile forte, ma è la stessa autorità interna sua, eh? Quindi smettere di avere il controllo sulle proprie emozioni, cioè affidarsi, no? Eccolo. Ok, quali sono le intenzioni del femminile? Misteriose le sue intenzioni, non le rivela. Qua c'è la luna. Le sue intenzioni sono profonde, sono misteriose. Qua è guidata dall'inconscio e da sogni anche. Però anche può esserci confusione a seconda del livello di coscienza, no, di ognuno di voi. Cioè, il femminile vuole amare, ma non sa ancora come. È come se la vedessi ehm, che vuole esplorare l'ombra, fidarsi dell'intuito, cioè vuole essere vista nella sua totalità, anche nell'ambiguità. Vuole essere vista, apprezzata, amata anche nell'ambiguità, nella sua totalità. Mi spiego? Ed è una bellissima intenzione questa, cioè anche se non mi capisci io sono anche questo, la mia ombra, la mia ambiguità, nel senso non voglio essere etichettata, ok? Sono la totalità di tutto questo, sono luce e ombra, bellissima questa cosa. Ok, vediamo quali sono le sue azioni. La ruota della fortuna si affida al destino, si affida. Il femminile qua si affida al destino. Qualcosa cambia, qualcosa si muove, forse fuori dal suo controllo, ok? Forse fuori dal suo controllo, quindi le sue azioni saranno influenzate da eventi che accadranno sincronici, da dei colpi di scena, decisioni improvvise. Le sue azioni saranno influenzate da colpi di scena del destino, prenderà delle decisioni improvvise proprio perché voleva seguire già la vita, mi spiego? Ok, vediamo qual è l'alchimia finale. E qua abbiamo un bellissimo carro. Alla fine prende il comando, eh. Qua alla fine si muove con forza verso la sua direzione. Vince la sfida che ti ho detto qua, bellissimo. Accende, come dire, i suoi cavalli interiori e va. Questa è un'alchimia di volontà precisa, cioè è il destino che la porta avanti perché lei ci crede. Ok, alla fine qua le vince, il carro mi parla di avanzamento, di spostamento, di viaggi, di non tergiversare, di non controllare le sue emozioni, di vado, si affida agli eventi e il destino la ripaga, mi dicono. Il destino la ripaga, bellissimo. Ok, vediamo qual è. C'è un'altra formichina, ma eppure ho pulito qua sopra. Vabbè, saranno che state. Amore, aspetta, scusate, vieni qua, dove sei andata? Ah, no, eccola, aspettate un attimo. Comunque le formichine sono un segno, laboriose, cioè il successo è dovuto dall'impegno, mi dicono le formichine. Ok. Allora, vediamo l'incontro tra le due energie, come il maschile guarda il femminile e come il femminile risponde al maschile. Allora, come il maschile guarda il femminile. Pure qua un altro carro c'è. Guarda, allora è chiarissima questa cosa. Il maschile, ecco perché c'ha questo femminile nel cuore vincente, no? Il maschile vede il femminile vincente, cioè la percepisce come una forza inarrestabile, lo affascina, ma lo mette anche alla prova. È attratto dal suo potere e dalla sua indipendenza. Infatti potrebbe volerla raggiungere con questo carro, non Carlo, carro. Solo mio zio si chiama Carlo. Qualcuno di voi si chiama Carlo, vabbè. Sicuramente non è un caso questo che non mi stava uscendo la doppia R, mi usciva la LLLL. Allora, quindi potrebbe volerla raggiungere, però teme di non riuscirci. Una bomba il femminile sta, come la vede il maschile è una bomba. Vediamo come il femminile risponde al maschile. La torre. Caspita.
Il maschile provoca nel femminile uno scossone emotivo. Il maschile qua probabilmente distrugge vecchie illusioni. Probabilmente il maschile qua la libera da strutture rigide, questo imperatore qua. Cioè il suo arrivo o la sua energia svela una verità molto profonda, cioè fa crollare le maschere, apre un nuovo inizio qua. Apre assolutamente un nuovo inizio qua. Cioè qua abbiamo praticamente dei femminili che fanno... Allora, i femminili non sanno assolutamente come vengono percepite dall'esterno del maschile. Qua i femminili vengono percepite come delle bombe, i femminili non si aspettano alcune cose che faranno i maschili, animati da questo fuoco sacro, questa energia erotica di questo femminile che c'ha dentro. Ok? Sì. Adesso vi aggiungo un'altra cosa per fare una lettura ancora più approfondita. Vediamo sulle dinamiche terrene, nel lavoro, nel denaro, la vita quotidiana, no? Allora, qua nella parte maschile abbiamo il 2 e il 4 di denari nel maschile che mi indicano un'attenzione forte al lavoro, alle risorse, no? E qua abbiamo dei maschili che si concentrano molto sul guadagno e sulla stabilità economica, e anche la sua generosità parla di equilibrio tra dare e ricevere, no? Nel mondo materiale, quindi vedo spiccato questo. Poi il carro e l'imperatore qua, ci sono due volte il carro. Sì, ma da questa parte il carro e l'imperatore mi parlano qua. No, stavo vedendo che c'è un'altra formichina, ragazzi, scusate, io non so, vabbè, voglio dire. Ma vieni qua, dove sei andata? Ecco, vieni. Allora, stavo dicendo, il carro e l'imperatore da questa parte indicano che il femminile ha una grandissima forza progettuale in questa settimana. Qua il femminile può, per esempio, voler avanzare nella carriera, prendere in mano una situazione professionale, e infatti il mago, la ruota della fortuna, qua mi dico, è la regina di bastoni, che abbiamo visto anche da quest'altra parte. Quindi parlano di nuove iniziative creative, dei progetti personali, anche delle offerte lavorative inaspettate che ci possono essere qua per i femminili, ok? A livello poi ancora più profondo, intimo, nelle relazioni in questa settimana c'è, come dire, una grande polarità, ecco, una grande polarità che si manifesta, cioè il maschile vorrebbe donare ma è trattenuto da paure e illusioni. Il femminile è misterioso, passionale, pronto a cambiare pelle. Qua l'incontro tra le due energie è molto potente, però non è privo di scosse, cioè ci sarà un forte impatto in questa settimana. Per molti di voi c'è un ritorno, ci sono dei ritorni, abbiamo Mercurio retrogrado fino all'11 agosto, ci sono dei ritorni qua. Anche un inizio oppure un risveglio interiore. Diciamo che dalle carte che sono uscite le relazioni saranno uno specchio delle proprie contraddizioni. Guardate che vi dico, lo specchio delle tue contraddizioni, cioè chi è pronto ad abbracciare la verità senza illusioni può vivere in questa settimana un salto quantico nel cuore, ok? Un salto quantico nel cuore. È come se mi dicessero, tu stai riprendendo, intanto io parlo, ok, sì. È come se mi dicessero, se per esempio, anzi, prima di dirti dove ti sei rispecchiata, di farti un riassunto, io voglio andare a mettere, non faccio specifiche oggi, che sono molto chiare le carte. Voglio mettere i miei potenti oracoli lui-lei su questo paggio di coppe che concerne tutta la stessa del maschile. Vediamo quali sono queste comunicazioni che fa il paggio di coppe nei confronti del femminile. Vediamo. Paggio di coppe. Allora, quali sono il maschile verso il femminile? Cosa dice? Voglio fare l'amore con te, è chiaro, perché sta la regina di bastoni qua. Ci sarà un patto forte, passionale, c'è una grande energia erotica in questa settimana. Cos'altro?
Io ho desiderato fino alla disperazione di poter essere tutto per lei, fino al giorno in cui ho appreso nel dolore che è infinitamente più nobile non essere per lei assolutamente niente. Qua abbiamo dei maschili che hanno sofferto moltissimo per questa donna che gli ha acceso il cuore. Un'altra formichina, vabbè, oggi facciamo così, dai. Cioè, ecco. Tutta la stessa. Vogliono stare con noi. E mo'. Allora, ci sono dei maschili che stanno turbati profondamente per questa energia femminile che accende l'Eros. Dice che hanno desiderato fino alla disperazione di poter essere tutto per lei, quindi ci sono anche dei ritorni, me lo confermano. Timidamente si affacciano a questa condizione, a questa persona, o comunque si affacciano timidamente a quell'energia erotica che li muove da dentro, anche palesandosi, facendo dei gesti romantici e carini nei confronti di qualcuno, ma questo piccolo gesto del paggio di coppe così timido nasconde dietro un fuoco inarrestabile. Molti maschili hanno cercato di dimenticare i femminili e dice è più nobile non essere per te assolutamente niente, no? Questa rabbia anche. Però qua c'è un rientro, sì. Cos'altro? Sono pazzo di te, appunto, ma mo te lo stavo dicendo. Cioè, tu fai tutte queste storie, ah, spacco, va, dove vai? Cioè, dove vai? Pazzesco. Sono pazzo di te e lo sappiamo con la regina dei bastoni lì, sono pazzo di te, è chiaro, lo sappiamo. Ok, voglio mettere adesso, no, prima di metterci gli altri, io voglio fare un'elaborazione per voi, per chi si sente, per chi si rispecchia nell'energia maschile, il viandante che cerca la bellezza, e per chi si rispecchia nell'energia femminile, la custode del mistero. Allora, per chi si rispecchia nell'energia maschile, il tema della settimana qui è: imparo a fidarmi del flusso e ad agire dal cuore, non dalla paura. Ok? Allora, se ti sei ritrovata da questa parte o ritrovato da questa parte, gli aspetti pratici della vita quotidiana, io ti vedo che hai molte cose da gestire in questa settimana. Sì, il 2 di denari dice che stai cercando di tenere in equilibrio più ambiti, forse lavoro e relazioni, oppure due opportunità. Però è come se stessi facendo tutto da una fortezza mentale, no? Il 4 di denari, è come se ti stessi trattenendo troppo. Forse magari non chiedi aiuto per paura di perdere il controllo o la stabilità, mi dicono. E a livello emotivo cosa succede? Che nel cuore arde un'immagine o una persona che ti ha acceso profondamente. La regina dei bastoni. Può essere un amore, ma anche una parte di te che desidera ardere senza paura. Cioè qua c'è il desiderio di essere vivi, autentici, sensuali, no? Però attenzione che c'è il 7 di coppe, cioè mostra che potresti confondere dei sogni, delle illusioni con quello che veramente ti appartiene. Cioè non tutto ciò che brilla è vero, dice questa parte della stesa, e ciò che è vero potrebbe non brillare subito. Quindi ti ricapitolo, non tutto ciò che brilla è vero e ciò che è vero potrebbe non brillare subito. Ok? A livello energetico, qua il tuo potere creativo è molto forte con il mago, no? Ti invita a manifestare, non a manipolare. La manipolazione viene dalla mente, la mente vuole avere il controllo sugli eventi, la manipolazione della natura, e lì viene asfaltata, quindi hai un grande potere da questa parte di manifestare. E il paggio di coppe ti suggerisce esattamente un gesto semplice e sincero, che ti può aprire in questa settimana delle porte molto più grandi rispetto a 1000 strategie con la mente che potresti fare. Quindi se hai qualcosa da dire o da offrire a qualcuno, fallo con il cuore, ti dice questa stesa, ok? Quindi a livello di risvolti pratici, per te che ti sei ritrovata da questa parte, questa settimana puoi ricevere anche un dono, oppure un pagamento o un aiuto, oppure semplicemente una possibilità di riequilibrare il dare e l'avere nelle relazioni o nel lavoro. Se a livello relazionale da questa parte sei coinvolta o coinvolto con qualcuno, qua potresti essere attratto da una persona molto magnetica, però temi di perderti in lei, in questa persona. Qua è come se hai bisogno di superare la paura della dipendenza emotiva
questo mi dicono. E anche del controllo, no? Dipendenza emotiva del controllo. Mi dicono di dare spazio ai sentimenti veri, anche se sono piccolini, va bene? Se invece sei da sola o da solo qua e ti sei ritrovato sempre da questa parte, potresti fare in questa settimana un incontro dolce ma destabilizzante. C'è una persona che ti toglie proprio dalla mente e ti porta al cuore, ok? Mm. Sono pazzo di te, sì, sì. Ok, allora, se invece ti sei ritrovata o ritrovato nella parte femminile, fammi sapere dove ti sei ritrovata un po' di più. Le due energie sono dentro di te, sono archetipi, è un po' più attivo un archetipo, un po' più attivo l'altro. Poi laddove è un po' meno attivo un certo tipo di archetipo, se per esempio ti ritrovi in energia femminile, incontrerai dei maschili che ti attiveranno l'altra parte dell'archetipo, ok? Così funziona la vita, no? Per dirlo in questi termini nostri tecnici qui. Quindi se ti sei ritrovata nella parte del femminile, il tema chiave della settimana è quello di accogliere la tua luce, accolgo la mia luce e la mia ombra e lascio che la mia anima danzi col destino. Sono fiera di me, della mia luce e della mia ombra, ok? Questo è il senso. E gli aspetti pratici nella vita quotidiana che puoi ritrovare è questo. Siccome il tuo fuoco sacro creativo è acceso, il paggio di bastoni qua mostra appunto che sei pronta a iniziare qualcosa. Può essere un progetto, una conversazione oppure un semplice viaggio interiore. Qua mi dicono che hai voglia di mostrarti, di dire eccomi. E il 6 di bastoni nei pensieri rivela che sei in una fase di autostima crescente. Bravo! Cioè desideri successo e lo stai anche costruendo. Ma che succede? Ma dentro di te però c'è una lotta. Il 7 di bastoni qua mostra che stai difendendo il tuo cuore. Forse sei stata delusa, lo siamo stati tutti, lo so, o forse il mondo qua ti sta mettendo alla prova. Cioè la tua sfida qua in questa settimana è l'imperatore, cioè riconoscere e superare vecchie figure autoritarie interiori o esteriori, che è poi la stessa cosa. Nella misura in cui non riconosciamo qualcosa all'interno di noi lo proiettiamo fuori o l'abbiamo proiettato fuori. Quindi questa è la settimana in cui potresti scontrarti con un capo, con un padre oppure con un'idea di maschile che hai troppo rigida. Va bene? Che succede qua emotivamente e spiritualmente? La luna nelle tue intenzioni ti guida nei sogni, nei simboli, nella memoria del corpo. Potresti per esempio non sapere che cosa vuoi davvero, no? E va bene così, non lo devi sapere. Va bene così, se non lo senti cosa vuoi, non va bene così. Perché sei con la luna in un territorio di trasformazione, non di definizione. Qua succede che la ruota della fortuna nelle azioni ti dice che il destino si muove lui per te, il destino. Anche se tu non sai ancora dove stai andando. Però poi che succede? Che alla fine però tu guidi il carro. Qua trovi la direzione, vinci una battaglia interiore e avanzi. Ok? Nei risvolti pratici, questa parte della stesa del femminile mi dice che potrebbero esserci dei cambiamenti improvvisi sul lavoro oppure in un progetto. Possono esserci salti di ruolo, svolte inaspettate, occasioni da cogliere, anche nei soldi, cioè qualcosa gira a tuo favore anche nei soldi, però solo se accetti di lasciare il vecchio per il nuovo. Questo mi dicono. Poi l'altro aspetto nelle relazioni, cosa mi dicono? Che se per esempio sei in relazione, qua stai affrontando una fase di risveglio potente. Il maschile, il carro, ti percepisce come una donna potente, irresistibile, però forse lontana oppure difficile da raggiungere. Come rispondi tu con la torre? Cioè qualcosa deve crollare per fare spazio al vero. Forse una relazione qua può subire in questa settimana una sorta di terremoto emotivo, oppure crollano le illusioni e arriva la verità. Se invece sei da sola o da solo, qua puoi fare un incontro, se ti ritrovi da questa parte, che ti smuove, che ti sconvolge, ti risveglia. E non sarà un incontro banale, non sarà leggero,
ok? Ti avverto, ma sarà vero, ok? Quindi per riassumere, per chi è più nel maschile, bisogna fare attenzione all'equilibrio pratico, evita di trattenere troppo, apriti emotivamente, anche con piccoli gesti, manifesta con sincerità, non con strategia, lascia andare l'illusione e vedrai che tutto andrà come deve essere, nella perfezione. Per chi si è ritrovato nel femminile, accogli la confusione, è parte del tuo potere. La tua ombra è dove sono custoditi i più grandi tesori della tua creatività. Accogli questa confusione, accoglila. Io ho fede nel caos, vi ricordate il mudra della Kundalini? Ho fede nel caos, ho fede nel caos, ok. Proteggi il tuo cuore, sì, ma non chiuderlo. Sii pronta a cambiare direzione. Ricordati che in questa settimana, poi me lo confermerai, che la verità arriva con un colpo di scena. Ok? Che bombone! Sempre più bombone accompagnano le nostre stese, direi. Eh sì, perché quello che vedo forte qua è che ciò che era in bilico in questa settimana si muove. Ciò che era trattenuto ora si apre, però ha un prezzo. La verità. Il maschile, qua vedo un maschile che cerca di trattenere tutto sotto controllo, no? Il lavoro, i soldi, le emozioni. Questo 2 denari e 4 denari parlano di un equilibrio precario e anche di una paura a lasciarsi andare. Ma nel cuore c'è questa donna focosa, libera, magnetica, la regina di bastoni. Cioè lui la sente, la vuole, ma la teme. E fai bene, bravo. La teme. C'era, non so, forse Machiavelli diceva meglio essere temuti che amati. Non so, forse era Machiavelli, vabbè. Ecco, questo è il senso, insomma, lei si fa temere. Allora, sì, allora, il 7 di coppe qua mi dice che lui è perso tra i desideri, le illusioni, cioè la sfida karmica è proprio quella di dire posso scegliere il vero? La verità qual è? Che sto bruciando dentro. Allora si mette in moto il mago, lo spinge a manifestare, a creare un ponte, no? E qua invece ha creato solo muri, però lo fa con delicatezza. Il paggio di coppe è un gesto piccolo ma autentico. C'è tutto sto casino che sente dentro, no? Ciao. Avvertite, vi sto avvertendo, dietro a un piccolo gesto semplice, romantico, piccolino, c'è un casino, ok? Ok. Allora, lui vuole dare qua il 6 denari, ma non solo ricevere, no? Vuole dare, però ha bisogno che dall'altra parte ci sia sincerità e non giochi, perché questo è. E che succede quindi da quest'altra parte, del femminile? Che lei è una fiamma che sale. Cioè qua con il paggio di bastoni è pronta a osare, però lo fa in modo nuovo, giovane, pensa al successo, a brillare, no? E combatte con un'energia difensiva nel suo cuore. È stata ferita e ora si protegge, questo è il senso. La sua sfida, l'imperatore, ha davanti a sé un maschile che può costruire o distruggere e ha dentro di sé la memoria di tutte le volte in cui il maschile ha imposto, ordinato, preteso. Questa memoria deve essere bandita. Quindi la luna nelle sue intenzioni dice che ancora lei non sa tutto, però si fida dell'istinto. E la ruota della fortuna che succede? Che cosa fa? Le porta un cambiamento e alla fine che succede? Che con questo bellissimo carro prende il potere su se stessa e va anche da sola, se serve, ovunque debba andare. Quindi l'incontro tra loro, queste 2 energie sono dentro di te, oltre che fuori, come te le ho descritte. No? Sto cercando di fare tutti gli aspetti per poter accontentare tutti gli aspetti della psiche e dell'anima. Okay. L'incontro tra loro, tra le 2 energie maschile e femminile dentro e fuori di te, com'è questo incontro? Allora, maschile e femminile si cercano, si annusano, si guardano. Lui con il carro la vede forte, seducente, inarrestabile, lei con la torre risponde solo se crollano le maschere.
ecco perché lo intimorisce. Come si incontrano in questa settimana? Loro si incontrano a delle condizioni, cioè possono incontrarsi? Sì, se entrambi accettano 3 cose. L'amore non è controllo, né trattenere né dominare. L'incontro accade solo quando ognuno si prende la propria responsabilità. Il desiderio va nutrito, ma senza illusioni. E in questa settimana si può costruire qualcosa di vero solo sulle ceneri dell'orgoglio e della paura. Questo mi stanno dicendo. Si può costruire qualcosa? Sì, ma con la verità. Quindi si può costruire qualcosa solo sulle ceneri dell'orgoglio e di tutto quello che comporta la progenie dell'orgoglio, no? Anche il vittimismo. Quindi, come si manifesta nella tua vita pratica questa settimana, questa energia? Che potresti sentire il ritorno di qualcuno, e te l'ho già detto, oppure un messaggio delicato ma significativo. Potresti essere tu a fare un piccolo gesto spinta da un'intuizione improvvisa, ruota luna, oppure un rapporto potrebbe rivelarsi per quello che è, anche se fa crollare delle certezze. Potresti anche scegliere te stessa o te stesso in questa settimana e proprio così attrarre chi è pronto ad amarti senza condizioni. Quindi fondamentalmente dentro di te il tuo maschile interiore impara ad agire con sensibilità e coraggio. Il tuo femminile interiore impara a lasciarsi guidare dall'intuito ma restando radicato, no? E insieme possono creare. Quindi io ti direi in questa settimana, anche qui ci facciamo delle domande per sciamanizzare, delle domande per l'anima. Allora ti chiedo, in quale ambito stai trattenendo troppo? E cosa accadrebbe se mollassi la presa? L'altra domanda che ti faccio, magari scrivimele sotto, annotatele sul quadernino come state facendo già moltissime di voi, no? Che gesto potresti fare questa settimana per aprirti all'amore senza aspettative? Qual è il gesto che potresti fare? Non mi devi rispondere subito, Scrivilo sul quadernino come domanda magari. E poi, quale vecchia dinamica di potere è pronta a crollare in te? Quale vecchia dinamica di potere è pronta a crollare in te? Quale? E poi un altro apostrofo. Riesci a riconoscere i segnali del destino quando si presentano? Perché questa settimana ce ne saranno tantissime. Qua succedono bombe pazzesche in questa settimana, poi mi farete sapere, ma succedono bombe atomiche qua. Sì, sì. Cioè, l'incontro tra maschile e femminile in questa settimana avviene tramite la verità. Verità e volontà di non scappare. E l'incontro tra maschile e femminile in questa settimana, quando avviene fuori, no, che c'è questo incontro, è perché prima è accaduto già dentro questa verità, ok? Ok, che bomba ragazzi, ok. Ok, adesso vado a mangiarmi un biscottino e torno subito, Ragazzi miei ragazzi, nel frattempo ho fatto spazio, ho pulito tutto, facciamo i segni zodiacali, dai. Perché no? Vediamo come ogni segno zodiacale si intreccia con l'energia dei grandi archetipi in questa settimana, ok? Partiremo dai segni fuoco, aria, acqua, fuoco, aria, acqua e terra, ok? Allora, partiamo. Lo sistemati lì, belli carini, così. Andiamo a vedere. Per l'Ariete. In questa settimana una carta per l'Ariete, come si intreccia con le due energie, Ariete. Poi mettiamo Leone. Poi mettiamo Sagittario.
Poi mettiamo Acquario, poi Gemelli, poi Bilancia, poi Pesci, poi Cancro, poi Scorpione, poi Capricorno, poi Toro e Vergine. Allora, come si intrecceranno le energie in questa settimana? Allora, partiamo dall'Ariete. 2 di spade. Questa settimana è come se fossi di fronte a una scelta. Può essere una scelta emotiva, relazionale, un po' difficile, perché rispecchiando l'indecisione del maschile, no? Avevamo il 2 di denari e l'energia della luna nel femminile, potrebbe essere una scelta un po' difficile. Mi dice questa carta che non puoi più restare ferma o fermo tra 2 fuochi. Quella regina di bastoni che avevamo visto nel maschile ti invita proprio ad agire con passione, ma la torre nel femminile di nuovo suggerisce che l'indecisione in questa settimana può far crollare ciò che stai evitando, ok? Quindi a livello pragmatico è come se ti dicesse questa carta: chiarisci un dubbio relazionale o professionale. A livello sciamanico taglia con ciò che ti tiene in sospensione. Il consiglio di questa carta per te: medita proprio profondamente sulla domanda cosa sto temendo di vedere, cosa stai temendo di vedere, ok? Andiamo a vedere adesso sul Leone, e qua abbiamo un paggio di denari. Un'opportunità concreta arriva per te, però sei ancora all'inizio, no? Sei pronta o pronto a imparare di nuovo, come il maschile con il paggio di coppe che c'era sul maschile prima, no? Cioè l'incontro con l'energia femminile qui ti mostra un nuovo ciclo di stabilità e possibilità, però devi abbandonare l'orgoglio, l'imperatore, quello che avevamo nel femminile per costruire. Mi spiego? Quindi a livello pragmatico qua vedo nuove proposte lavorative o progetti a lungo termine. A livello sciamanico ti dico qua: coltiva la pazienza del seme che cresce nel tempo. Il consiglio di questa carta è: qual è la ricchezza che posso seminare oggi? Come se ti facessi una domanda, no? Qual è la ricchezza che puoi seminare oggi? Ok? Sì. Ok, vediamo il Sagittario. Wow, Bagatto, il mago, potentissimo collegamento con il maschile, dove avevamo il mago qua. Guarda, hai la stessa carta delle intenzioni del maschile, quindi qua mi dicono è il momento di agire e di creare. Però attento, attento a non farti sedurre dalle illusioni del 7 di coppe che avevamo al blocco. Quindi per te qua le possibilità sono tante, però solo una è la cosiddetta, come chiamarla, l'oro spirituale. Quindi a livello pragmatico c'è un grandissimo potere personale, una grande affermazione, il lancio di un nuovo progetto potrebbe essere. E a livello sciamanico in questa settimana sei chiamata o sei chiamato a incarnare il tuo archetipo del creatore. Potentissimo stai, eh? Chiediti questa cosa come consiglio: cosa stai o cosa sto evocando nella mia vita attraverso le mie parole? Che il mago sono a comunicazione anche, no? Cosa sto evocando nella mia vita attraverso le mie parole? Questa è la domanda che ti fa questa carta, per avere la visione chiara. Mi spiego? Sì. Ok, andiamo a vedere l'Acquario e abbiamo un bel appeso. Allora,
Qua è come se ti trovassi come il maschile della stesa generale nel 4 di denari e il femminile nella luna, no? Sei bloccata o bloccato oppure sospesa o sospeso. Però questa sospensione è sacra, eh? Cioè ti viene chiesto di guardare da un'altra prospettiva le cose, è la prospettiva spirituale, non la prospettiva dell'ego. Lasciare andare il controllo, questo è il senso. Perché a livello pragmatico potrebbe essere che per esempio un'attesa in amore o nel lavoro può sbloccarsi se accetti una nuova visione. A livello sciamanico ti direi proprio entra nel vuoto, dove il tempo non esiste, entra nel vuoto, la prospettiva dell'anima, non quella della mente. Sai che mi viene da dirti? Come se questa carta ti dicesse, no? Cosa posso scoprire se smetto di cercare risposte? Ok? Cosa posso scoprire se smetto di cercare risposte? Sì. Ok, andiamo a vedere adesso i gemelli. E qua abbiamo un 8 di denari. Qui c'è una profonda connessione con il maschile che abbiamo visto nella stessa precedente che lavora per sé, no? Quel 6 di denari. E anche con il femminile che costruisce proprio la propria affermazione. Avevamo il carro, il 6 di bastoni. Quindi questa settimana hai il compito di mettere disciplina e costanza, anche se dentro di te brucia la voglia di accelerare. L'avevamo visto sul femminile, no? Metti disciplina e costanza. Quindi a livello pratico posso vederti qua nello studio, nella formazione, nel lavoro artigiano e anche in delle relazioni che chiedono della pazienza. Quindi a livello sciamanico questa carta ti chiede di lavorare con il tuo spirito guida, amante mistico, sposa celeste oppure spirito guida appunto, per perfezionare l'opera. Allora chiediti con questa carta cosa posso portare a compimento con dedizione in questa settimana, cosa? E vai dritta o dritto, ok? Ok, andiamo a vedere la bilancia e qua abbiamo un 8 di spade. È come se la mente ti tiene prigioniera qua o prigioniero, come il 4 di denari del maschile, no? E questa carta mi dice è tempo di liberarti da pensieri tossici, cioè da dipendenze emotive, oppure è tempo di liberarti dalla paura di fallire. Va bene? A livello pratico qua bisogna stare un po' attenti a delle questioni burocratiche oppure mentali che ti bloccano. Ricordati che, come si direbbe nello sciamanesimo, l'ombra è solo l'inizio della visione. Quindi chiediti in questa settimana cosa ti impedisce di vedere la tua vera forza. Cos'è che ti impedisce di vedere la tua vera forza? Cosa? Perché è solo mentale qua, eh? Ok, andiamo a vedere adesso per il pesci. Bellissimo, stai completando un ciclo sacro, qua abbiamo il mondo. Allora, questa tua carta è l'alchimia del maschile e del femminile insieme, cioè sei pronta o sei pronto per l'integrazione. Cioè mi dice che potresti vivere qua una relazione importante, oppure un ritorno karmico o una chiusura liberatoria. A livello pratico questa carta mi parla di successo, di riconoscimento, anche di un viaggio o di un trasloco. A livello sciamanico è come se ti dovessi dire danza intorno al fuoco della realizzazione. E come consiglio in questa settimana chiediti quale parte di me sta finalmente fiorendo. Quale parte di me sta finalmente fiorendo. Ok? Ok. Adesso vediamo cancro. Vediamo il cancro. 7 di denari. Qua c'è una certa attesa, come se si riflettesse un po' nel maschile, no? Un eco del maschile nel 7 di coppie. Osservi, rifletti, aspetti i frutti. Allora questa carta ti dice non forzare, ma non rimandare. Cioè, il raccolto arriva solo se semini con cuore e consapevolezza.
Questa carta a livello pratico in questa settimana ti chiede di rivedere rivedere investimenti che hai fatto di tempo, di energie e di denaro, cioè rivedi un po' gli investimenti di tempo, energia e denaro che hai fatto. E a livello sciamanico mi verrebbe da dire ascolta il tempo della natura dentro di te, quello è il tempo sacro, giusto. Quindi come domanda ti chiederei cosa ho già dato che ora può germogliare? In tutte le sfere, ok? Ok, andiamo a vedere adesso lo Scorpione. Là là, abbiamo un bellissimo 9 di denari, è come se stessi lavorando per la tua autosufficienza e valore personale qua. E mi rispecchia molto la regina di bastoni che c'è nel cuore del maschile, no? E la ruota nel femminile. Cioè questo è il tuo momento per risplendere senza dipendere. A livello pratico qua io ti vedo in questa settimana con un'affermazione economica o professionale, anche la libertà da legami tossici. Qua tu sei il custode del tuo tesoro interiore. Allora la domanda che ti faccio con questa carta è cosa significa per te vivere nella tua piena autonomia? Cosa significa? Perché in base alla risposta che mi dai o ti scrivi sul quaderno, realizzi quello. Ok? Ok. Andiamo a vedere Capricorno. E qua abbiamo un 9 di bastoni. Allora, come il femminile nella stessa generale che affronta l'imperatore, qui tu sei sul limite della resistenza. Ma ti dico una cosa, stai per vincere. Le tue difese sono alte, però non è tutta minaccia, eh? Cioè non è che stai, capito? Cioè ti stai difendendo, ma non è una minaccia quello da cui ti stai difendendo. Cioè questa carta ti dice apriti a ciò che vuole entrare nella tua vita con verità. Perché questa carta mi dice che a livello pratico tu in questa settimana superi delle difficoltà o legali o familiari. A livello sciamanico qua mi viene da dire che il guerriero in te è stanco, però è integro. Allora la domanda che mi viene con questa carta è: quale battaglia puoi lasciare andare per iniziare a vivere? Quale? In base alla risposta che mi dai, puoi scrivermela sotto, oppure sul quadernino. Si realizza quello, ok? Ok. Andiamo a vedere adesso il Toro. La Luna. Questo è come il femminile nelle sue intenzioni, no? Nella parte del femminile avevamo la Luna nelle intenzioni. È come se questa settimana per te è un'immersione nei mondi invisibili, nei sogni, nei segnali. Questa carta è molto importante per te in questa settimana, chiarissima, e ti dice non ti fidare solo della logica, ma non lasciarti trascinare da illusioni. Non ti fidare della logica, ma non lasciarti trascinare dalle illusioni. Cioè a livello pratico fai un po' di attenzione a degli inganni, però tu avrai in questa settimana delle ispirazioni artistiche, delle intuizioni avrai. Cioè la dea che è in te ti parla nei sogni, nei simboli, nei segni. La domanda potentissima che ti faccio in questa carta è: cos'è che ti sta sussurrando la tua anima in questi giorni? Bene, appena mi rispondi, quella è la verità. Magari lo rispondi in questi giorni, ok? Ok. Vergine. E qua abbiamo un 4 di coppe. Questa è un po' la carta finale del maschile col 6 di denari, cioè sei chiamata o chiamato a riconoscere un dono che non stai vedendo. Il rischio qua è di chiudersi per stanchezza emotiva. Però se ti chiudi per stanchezza emotiva e ti chiudi proprio quando il destino ti sta porgendo una nuova possibilità. Quindi a livello pratico fai un po' di attenzione a delle proposte che sembrano piccole ma sono significative. Ok? Chiediti questa cosa: cos'è che stai rifiutando per paura di soffrire ancora? Cos'è che stai rifiutando? Magari scrivimelo sotto, oppure scrivilo su un quaderno, ok? Sì.
Allora, guardate ragazzi miei ragazzi, per tutti voi, qua le carte per esempio ripetute come il mago, la luna, il sette di coppe, la torre, il carro, no? Ci dicono che l'universo in questa settimana ci sta parlando con voce chiara. Questo vale per tutti. È tempo di prendere decisioni, integrare l'ombra, aprirsi al mistero e muoversi con volontà. Qua ogni segno è toccato in modo unico, però partecipa al grande incontro tra il maschile e il femminile, no? Dentro e fuori di te, l'altro è sempre un messaggio del divino, ok? Ok, ci mettiamo sciamanicamente parlando una carta appunto dello sciamano per concludere il tutto. La luna, appunto, la luna, quante volte si ripete anche sul femminile. Intuizioni. Abbracciare l'ombra, dove sono custoditi i tuoi più grandi tesori. I tesori dell'umanità sono nelle tue ombra. Nel sole nero, no? Che è il terzo chakra anche. Intuizioni, segni, percezioni. La direzione è intuitiva. Le tue visioni, i sogni, avrete sogni potenti in questa settimana. La luna ci parla di abbracciare il mistero, di abbracciare l'ombra. E in questo modo tu vinci. Vinci, ok? Ragazze mie e ragazzi, non aggiungo altro. Abbiamo fatto più settori, più cose, insomma, anche il nostro lui lei si evolve in base alla nostra evoluzione. Quindi detto questo ragazzi miei ragazzi, mi raccomando, praticate, praticate, praticate e andate incontro a tutto ciò che vi spetta per diritto naturale. Io ti abbraccio fortemente, noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua!